Tutti amiamo Denji. Non è di certo un eroe, non incarna i classici valori e non è un esempio da seguire, ma sono proprio la sua follia e la sua apparente semplicità che lo fanno avvicinare così tanto al pubblico. Proprio in questi giorni è al cinema il film sull'arco di Reze, un film bellissimo, uno dei migliori dell'anno, e se non lo hai ancora visto ti consiglio di farlo. Oggi cercheremo di scoprire perché Denji è uno dei personaggi più riusciti degli ultimi anni nel mondo manga e anime e uno dei più amati. Abbiamo imparato a conoscere Denji come un tipo cazzone, ingenuo e irriverente, ma basta guardare la sua prima apparizione per capire quanto sia tragica la sua vita. Denji vive nella miseria più totale, è costretto a vendere i propri organi pur di sopravvivere, un destino crudele, segnato dalla solitudine e dai debiti del padre ormai defunto. Tutto cambia però quando incontra Pochita, il demone Moto Sega. Insieme iniziano a cacciare i diavoli per conto della Yakuza. Denji è così povero che sogna di poter mangiare pane e marmellata, qualcosa di così semplice, basilare, ma così lontano per lui. Questo è Denji, un ragazzo solo che vive una vita misera e prova solo a sopravvivere. Per questo i suoi sogni sono così semplici e reali. Denji non vuole diventare il più forte del mondo o il più bravo in qualcosa. A lui basta un letto caldo, una fetta di pane con la marmellata e toccare una ragazza magari. Denji vuole solo essere un ragazzo della sua età. E questi desideri così reali lo spingono a fare cose incredibili. Il patto che stringe con Pochita gli permette di sopravvivere e di poter inseguire i suoi sogni che lo stesso Pochita vuole conoscere. Denji non conosce molte delle cose più semplici del mondo. Ogni esperienza, ogni emozione per lui è una scoperta. In un certo senso è come un bambino, curioso, ingenuo e sempre affamato di vita, di affetto e di attenzioni. Non capisce davvero le dinamiche dei rapporti umani e proprio questa purezza lo rende irresistibilmente simpatico. Il pubblico finisce quasi per compatirlo a volte e questo è un rischio. Ma Denji non è solo questo. Avendo vissuto da solo per gran parte della vita, è rimasto puro, non contaminato dalla società che lo circonda. È come un fiore nel deserto, grezzo, sporco, ma ancora capace di provare emozioni sincere. E in un mondo dominato da diavoli e cacciatori di diavoli, paradossalmente lui è il più umano di tutti. Fujimoto scrive le sue storie su più livelli e così anche Denji si può leggere in tanti modi. Il primo, più superficiale, è quello di un ragazzo che sogna solo di toccare una donna per la prima volta. Ed è vero, Denji è mosso da questo suo desiderio iniziale. Ma è solo il primo layer, la superficie. Questi suoi desideri, così basilari, sono la conseguenza di un'esistenza vissuta senza avere nulla. Non avendo mai provato certe cose, Denji le ha idealizzate. Lo ha fatto così tanto che quando finalmente riesce a realizzare il suo sogno, dice «è tutto qui». A poco comprende quali sono le cose della vita a cui dare davvero importanza, ma è un percorso che deve seguire. È un bambino che sta scoprendo il mondo. Denji non ha mai avuto una ragazza e appena conosce Makima se ne innamora perdutamente. Lei gli offre tutto ciò che ha sempre desiderato, un tetto, del cibo e un po' di affetto, e per Denji questo basta per andare avanti. Gli basta così poco per sentirsi innamorato di lei. Fin dal loro primo incontro, Makima lo paragona ad un cane, gli propone di stare al suo guinzaglio e Denji accetta senza esitare. Anche Reze, come vediamo nel film, lo paragona subito ad un cane, ma perché tutti lo vedono così? Perché Denji non ha ancora imparato ad avere cura di sé. Quando parla con una donna è impacciato, confuso e a volte patetico. Il suo unico obiettivo è piacere agli altri, ma dentro di sé non si sente mai abbastanza. Si comporta come se non meritasse niente. Eppure è proprio questo a renderlo reale. Denji è un personaggio in continua evoluzione. Attraverso il legame con Power prima e Aki poi inizia lentamente a cambiare, ma è proprio l'incontro con Reze a farlo evolvere davvero. A questo punto inizia a mettere in discussione il suo amore per Makima. Forse non basta che qualcuno si dimostri gentile e di bell'aspetto per potersi innamorare. Forse esistono persone migliori, più affini, e Reze sembra esserlo. Il loro rapporto nasce per caso, dentro una cabina telefonica. È breve ma intenso. Denji vive nel giro di pochi giorni quello che non aveva mai vissuto in vita sua. Vive momenti indimenticabili con lei, sembra un sogno, un altro sogno realizzato. Ma come gli è accaduto già altre volte, anche questo sogno si spezza. Reze vuole solo il suo cuore, letteralmente. E anche di fronte alla realtà dei fatti, Denji finge che il loro amore sia stato reale, che Reze non lo abbia mai ingannato. Non può crederci. Ammetterlo significherebbe affrontare la realtà. E in fondo siamo un po' tutti come Denji, ci nascondiamo dentro noi stessi per non guardare in faccia la verità. Non accettiamo che le persone possano essere diverse da come le abbiamo idealizzate. Tutti vogliono solo Chainsaw Man. Nessuno vuole davvero Denji. Tutte le donne che gli si avvicinano alla fine gli spezzano il cuore. Sono tutte interessate al suo potere e lo usano sfruttando la sua ingenuità.
ma nonostante tutto lui continua a cercare l'amore, continua a sperare. E questo ciò che lo rende così umano. In un mondo dove tutti indossano maschere, Denji rimane nudo, vulnerabile e sincero. Forse per questo ci affezioniamo a lui, perché in lui vediamo noi stessi. Dietro al sangue, alle motoseghe e ai diavoli c'è solo un ragazzo che vuole vivere una vita normale. È pieno di difetti, ma non smette mai di cercare un motivo per alzarsi ogni giorno. Ed è per questo che Denji funziona. Ed è per questo che Chainsaw Man resta una delle storie più vere degli ultimi anni. E tu cosa pensi di Denji? È solo un cazzone o c'è molto di più? Se ti è piaciuto il video metti like e condividilo con chi ama Chainsaw Man o con chi ancora non lo conosce. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi video, per te non costa nulla ma per me ha un enorme valore.